Ortomosaico generazione DEM senza GCP. Il tutorial seguente descrive l'elaborazione quindi dei dati aerei che sono stati effettuati senza utilizzare però punti di controllo a terra, quindi GCP. In particolare vedremo in questo video come aggiungere le fotografie, allineare le foto, ottimizzare in base alle posizioni misurate dalla fotocamera, come costruire la nuvola di punti, come costruire il DEM, come costruire l'ortomosaico e come esportare i dati, quindi il DEM e l'ortomosaico. In particolare ti vorrei dire che i dati che utilizzerò sono forniti dalla piattaforma wintra.com e naturalmente sono dei dati forniti solamente a scopo didattico. Inoltre in questa ricostruzione in particolare è stata utilizzata una fotocamera Sony RX1 R2 con delle coordinate che sono appunto misurate con un preciso metodo PPK, che però non utilizza nessun dato GCP, quindi non c'è nessun target diciamo a terra di riferimento che appunto agevoli la nostra ricostruzione. Come aggiungere le foto? Quindi possiamo iniziare nel nostro procedimento di ricostruzione andando in alto nel menu workflow e selezionando appunto l'opzione add photos o add folder. Nel nostro caso abbiamo tante cartelle, quindi non mi sembra il caso di usare add photos perché potremo selezionare una foto per volta, quindi questo mi richiede un po' più di tempo. Quindi vediamo la seconda opzione, add folder. Aprendola appunto troverò il mio dataset. In questo caso possiamo aprire tutte queste 8 cartelle che contengono all'interno le immagini. Posso selezionare poi l'opzione seleziona cartella e le foto via via saranno importate all'interno di questo spazio qui sotto il pannello fotografie. All'interno di questo pannello sono state caricate tutte le nostre fotografie, come puoi vedere. Ora per procedere posso appunto attivare sempre dalla barra degli strumenti questa opzione Show Cameras, quindi visualizza la posizione stimata appunto in funzione dei dati contenuti all'interno di ciascuna fotografia, dove si troverà appunto ogni foto. Lo vediamo cliccando appunto su questa icona. Come vedete questi pallini blu testimoniano insomma il posizionamento di ciascun apparecchio fotografico diciamo via via che il drone eseguiva il suo percorso fotografico. Quindi abbiamo visto come aggiungere le foto, ora possiamo verificare che questi dati siano corretti. Quindi a volte vengono importati in maniera automatica questi dati, cioè relativi, come dicevamo prima, queste informazioni relative al posizionamento di ciascuna foto, oppure possono essere importati manualmente, quindi andando qui in basso, diciamo, sotto appunto il pannello Workspace, abbiamo in basso l'etichetta Reference. Possiamo cliccare lì e quindi, come vedrete, abbiamo un altro pannello Reference al di sotto del quale abbiamo un insieme di una gamma diciamo di strumenti. Partendo da sinistra il terzo strumento si chiama appunto Import Reference from EXIF. Quindi nel caso che il nostro software non avesse importato in maniera automatica questi dati, noi possiamo cliccare su questa iconcina Import Reference from EXIF e il software mi chiederà appunto importa i dati GPS dal file EXIF che è contenuto all'interno di ciascuna foto delle 941 che abbiamo scattato complessivamente. Quindi premo sul tasto Yes, quindi saranno caricate in questo caso manualmente le fotografie. Come mi accorgo se tutto è andato a buon fine, perché praticamente qua come vedete potrò leggere la longitudine, la latitudine, l'altitudine e l'accuratezza delle nostre misure metriche che abbiamo appena preso, quindi tutto ciò che riguarda le nostre misure metriche di riferimento. Ci sarebbe anche la possibilità eventualmente di importare il file, le coordinate diciamo da un file CSV, quindi in questo caso dovrei cliccare su questa impostazione Import Reference, però diciamo che questo abbiamo già visto in altri video, quindi non riguarda questo video in particolare. Come allineare le fotografie? Quindi possiamo tornare nella schermata principale, andare su dalla barra dei menu su Workflow e selezionare Align Photos.
Dopo che vado su Align Photos, controllo i parametri, diciamo, di allineamento. Quindi siccome sono parecchie fotografie, faccio attenzione che sia attiva l'impostazione preselezione generica, che questo mi consentirà appunto di avere un procedimento un po' più veloce del solito. Quindi non appena apro la finestra, controllo i vari parametri. In alcuni casi vengono impostati parametri, diciamo, di accuratezza elevata. Nel nostro caso, che dobbiamo comunque sia produrre degli elaborati diciamo 2.5D, cioè che sono praticamente bidimensionali con delle informazioni che vanno sul tridimensionale, potrebbe andare bene anche, diciamo, un'accuratezza media, perlomeno per questo scopo di cui oggi. Possiamo quindi poi controllare key point limit e t point limit. In questo caso possiamo lasciare le misure di base, oppure ad esempio aumentare quella che è la soglia dei punti. Siccome è un'area diciamo abbastanza vasta, posso comunque sia aumentare i punti di ancoraggio, possiamo dire, tra una fotografia e l'altra. Dunque, per proseguire faccio clic sul pulsante OK e verrà appunto mostrata immediatamente la finestra di avanzamento, che mostra in qualche modo lo stato di elaborazione corrente. Quindi per annullare eventualmente questa operazione dovrei fare clic poi sul pulsante cancel per appunto interrompere immediatamente la procedura di allineamento. Quando il caricamento sarà completato, nello spazio modello potrei notare sia il posizionamento delle telecamere che la creazione della nuvola di punti. Quindi magari potrei deselezionare per un momento le fotografie per mostrarti appunto quella che è stata la ricostruzione della nuvola di punti. Avvicinandomi, infatti, si noterà che questa è appunto una nuvola di punti, cioè formata da un insieme di puntini messi uno fianco all'altro. Come si procede dunque questa fase? Possiamo intanto riattivare le fotocamere. Possiamo anche controllare quante fotografie sono state allineate complessivamente, quindi 931 su 941, quindi soltanto 10 fotografie non sono state allineate correttamente. Possiamo procedere nonostante tutto, quindi tornando al pannello reference che abbiamo visto prima, cliccando su questa icona al di sotto appunto della barra degli strumenti del pannello reference, dove c'è scritto Optimize Cameras. Volta che clicco su questa opzione, innanzitutto si aprirà quest'altro pannello, che è un pannello fondamentale per l'ottimizzazione del posizionamento appunto delle fotocamere. Quindi ci sono due possibilità. Se noi avessimo un dataset che diciamo è ordinario, basterebbe selezionare appunto queste tre checkbox che sono mancanti nel pannello generale. Invece nel nostro caso comunque sia ricadiamo nella seconda possibilità, cioè in quella di avere un dataset comunque composto da dei dati molto precisi. In questo caso ci riferiamo ai dati PPK, quindi anche se non utilizziamo i ground control point, quindi punti di controllo, a terra possiamo comunque attivare questa impostazione che si chiama adattamento delle correzioni aggiuntive. Questa opzione in qualche modo ci consente di scavalcare quello che è il classico modello di Brown che utilizza Metashape nell'ottimizzazione appunto di queste fotocamere, e quindi ci affidiamo, diciamo, ad un metodo che è appunto più consono al nostro caso.
Per procedere faccio clic sul tasto OK e quindi si avvierà l'ottimizzazione delle nostre fotocamere. Arrivati a questo punto vado a ricostruire quindi la nuvola di punti, quella che precedentemente veniva chiamata nube densa, ma invece adesso ha cambiato nome, quindi torno su Workflow e seleziono Build Point Cloud. Da questa finestra che si apre posso selezionare nuovamente i parametri di ricostruzione che desidero e fare quindi poi clic sul pulsante OK. Quindi cosa ci interessa? Una qualità alta, un filtraggio qua solitamente metto aggressivo perché comunque sia trattandosi di una ripresa aerea, come dicevamo anche prima, non ci interessa che abbia insomma un'accuratezza diciamo eccessiva, non trattandosi di modelli particolareggiati diciamo nel micro dettaglio, e dunque mi accerto che siano selezionate le impostazioni Calculate Point Colors, che mi serve a ricostruire appunto una nuvola colorata, e poi anche Calculate Point Confidence, e questo è fondamentale perché i punti che sono stati ricostruiti siano affidabili, consistenti. Premo dunque sul tasto OK per avviare questa procedura e quindi attendo qualche istante che venga completata. Per annullare questo procedimento eventualmente posso fare clic sul solito tasto Cancel che serve appunto per interrompere, per annullare appunto questo procedimento. Ora possiamo visualizzare la Point Cloud cliccando in alto su questa icona che è a fianco alla Sparse Cloud. Possiamo disattivare le fotocamere e possiamo anche visualizzare i colori, modalità con i colori, per vedere la nostra nuvola molto più fitta rispetto alla precedente. Vedete come era diradata quella precedente, la Sparse Cloud, e quindi possiamo procedere il nostro tutorial con la ricostruzione, o meglio, con la costruzione del DEM. Per costruire il DEM dunque andiamo nel pannello Workflow e seleziono Build DEM. Da questa finestra controllo che tutte le impostazioni siano state appunto risultino attive e dunque soprattutto spostando la finestra controllo che il nostro modello stia completamente all'interno di questo parallelepipedo, di questo modello, di questa cornice che lo contiene. Accertatomi che appunto sia tutto all'interno, posso procedere con la mia ricostruzione controllando che la sorgente sia appunto la point cloud che abbiamo appena calcolato. In questo caso è tutto molto lineare e dunque anche l'interpolazione è corretta perché non abbiamo bisogno appunto di ricoprire dei buchi all'interno del nostro modello. Quindi possiamo proseguire. Dopo aver impostato, eventualmente modificato i parametri, possiamo procedere cliccando sul tasto OK. Verrà visualizzata quindi in questo momento la finestra di dialogo di avanzamento che mostra appunto lo stato di ricostruzione del DEM. Per annullare come al solito l'operazione dovrei fare il clic appunto su questo pulsante Cancel. Benissimo, tornando nella finestra Workspace posso quindi espandere il mio chunk e andare a fare doppio clic sulla ricostruzione che ho appena fatta, che appunto si chiama DEM, non a caso. Posso selezionare la tipologia di visualizzazione da questo pannello, se mostrare l'elevazione,
La pendenza, ad esempio, mi pare più interessante. Possiamo anche zoomare. Possiamo procedere dunque nella nostra ricostruzione, ricostruendo l'ortomosaico. Come al solito si torna dallo strumento Workflow e seleziona appunto Build Orthomosaic. Dalla finestra di dialogo che compare, controlliamo appunto come al solito tutti i parametri, soprattutto che la superficie dell'ortomosaico riprende appunto i valori, i dati dal DEM precedentemente calcolato. Il resto, le altre impostazioni mi sembra che siano tutte corrette. Potremmo anche fare una stima appunto della dimensione, diciamo, in pixel del nostro ortomosaico. Infatti, cliccando su Estimate, come vedrete, sono fuoriusciti i valori in pixel della dimensione del nostro ortomosaico. Dunque possiamo cliccare sul tasto OK per avviare anche quest'ultimo processo. Proseguiamo dunque e noteremo che si aprirà la solita finestra di avanzamento che mostra appunto lo stato dell'elaborazione corrente. Per annullare questo procedimento, come al solito, si potrebbe fare clic sul pulsante Cancel. Vediamo ora quello che è il risultato dell'ortomosaico, facendo clic al di sotto dell'etichetta del DEM nella workspace e vedremo appunto quella che è stata la ricostruzione dell'ortomosaico. Possiamo avvicinarci e cogliere alcuni dettagli davvero molto da vicino, come vedete in questo caso. Ad esempio i mezzi, ad esempio parte del caseggiato. È venuto davvero bene. E poi naturalmente si può tutto misurare. Basta utilizzare questo strumento qua per prendere ad esempio due misure. Possiamo disattivare lo strumento metrico, torniamo indietro e dicevamo, per esportare i risultati devo andare dunque dal menu File e selezionare l'opzione Esporta DEM. Export, quindi Export DEM, dal quale si aprirà una finestra di dialogo dove posso specificare, quindi innanzitutto devo specificare dove voglio salvare il DEM. Quindi ad esempio potrei creare una cartella dove c'è il mio dataset e chiamarlo magari DEM. Una volta creata questa cartella faccio doppio clic, ci do un nome, magari potrebbe essere dem _ no GCP. Una volta che premo invio oppure su OK mi si aprirà questa finestra. Da qui praticamente posso decidere innanzitutto le opzioni, posso decidere delle coordinate appunto, come georeferenziare appunto l'ortomosaico, ad esempio usare il sistema VGS 84 e poi anche altre impostazioni, tra le quali ci interessa soprattutto che siano attivi appunto le opzioni qua sotto, cioè scrivere write tiled TIFF e generate TIFF overviews. Ci sono anche queste opzioni aggiuntive che potrei segnare. Ad esempio potrebbero essere utili il file KML, o scrivi il file mondo, come in questo caso, per creare magari i file necessari per georeferenziare ad esempio l'elaborato grafico in Google Earth o in un'applicazione GIS, magari, no? Se mi servono questi dati. Insomma, una volta che controllo i dati, che mi sembrano che vadano bene, posso anche controllare qua raster transform, se appunto
non voglio selezionare alcun colore, oppure se voglio dare dei colori personalizzati con le palette. Nel nostro caso lasciamo tutto com'è, quindi confermiamo l'operazione premendo appunto sul tasto OK. Una volta confermata questa operazione, appunto si avvierà il processo di esportazione. Questa finestra di dialogo noteremo lo stato di avanzamento del processo. Come al solito, per annullare eventualmente dovrei cliccare sul pulsante Cancel. E i file che sono supportati per l'esportazione del DEM da Metashape sono il file GeoTIFF, la griglia ArcInfo ASCII, il formato file XYZ, poi ci sono lo Sputnik KMZ, il Google Map Tiles, sarebbe lo zip, e poi ancora ci sono anche altri file, altri formati diciamo supportati. Per procedere dunque ora devo esportare anche l'ortomosaico, quindi come al solito devo tornare dal menu file, selezionare esporta e vado questa volta invece a esportare l'ortomosaico, quindi export ortomosaico. Come al solito devo scegliere la cartella di destinazione, magari in questo caso posso chiamare orto-nogcp, e in questo caso ad esempio posso decidere di esportare l'ortomosaico scegliendo altrettante cose, e nel caso che mi interessasse posso anche salvare, come vedete qua in basso, anche Alpha Channel. Fare clic quindi sul pulsante OK per avviare quindi anche in questo caso l'esportazione. Posso anche scegliere in questo caso il colore dello sfondo, se lo voglio nero o se lo voglio bianco. La compressione del file TIFF e anche la qualità del JPEG sono delle opzioni che posso personalizzare abbastanza tranquillamente. Premo dunque sul tasto OK per confermare l'esportazione dell'ortomosaico e verrà visualizzata la solita finestra di avanzamento che mostra quindi lo stato di elaborazione corrente. Per annullare l'elaborazione, come al solito, dovrei cliccare appunto sul tasto Cancel. In questo caso i formati che sono supportati per l'esportazione dell'ortomosaico sono il TIFF o il GeoTIFF, il JPEG 2000, il JPEG normale, diciamo standard, il PNG, il BMP, il KMZ di Google Earth e poi anche altri file diciamo meno diffusi. Benissimo ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e anche al mio profilo LinkedIn Gabriele Mura, dove troverete anche una newsletter molto interessante dove sto inserendo periodicamente degli articoli che vi possono essere molto utili nelle vostre ricostruzioni. Va bene, al prossimo video allora. Ciao ragazzi.